Partiamo con le audizioni, che è la fase sempre, secondo me, più interessante perché mette in evidenza tutto quello che passa di buono, perché per arrivare fin qua il prodotto deve essere senz'altro pregevole, che c'è nel nostro Paese. Infatti in questo momento in cui c'è una crisi a 360 gradi in tutti i campi, possiamo dire, anzi senza la minima ombra di dubbio, che la crisi di creatività non c'è assolutamente, lo potrete constatare da questa sera. Abbiamo artisti che vengono da tutta l'Italia, da tutte le parti, e che creano in questo mese praticamente, perché sono 3 più la presentazione iniziale, quasi 4 fine settimana, insomma, un movimento molto energetico nella città di Macerata, e quindi anche questo ci fa piacere che la cittadinanza partecipi con molto entusiasmo a questo tipo di fase di questo festival. E come ogni anno non è un rito, ma abbiamo veramente bisogno, perché è sempre l'inizio di una nuova avventura. Mi piace che dei saluti ci vengano dati anche da coloro che ci sono stati sempre vicini e ci hanno sostenuto nel corso degli anni, con entusiasmo, passione, e anche dandoci un sostegno per poter fare questa manifestazione, che non ha mai goduto di grande salute economica, ma di grande salute artistica senz'altro. 2 parole di saluto anche dal presidente della Società Filarmonica, che ci ha accolto per tanti anni, e a noi ci piace restare qua, malgrado dobbiamo mettere ogni volta fuori il cartello al teatro completo, e quindi tutti ci dicono: ma perché non cambiate, non andate in un posto più grande? Perché secondo me non si può andare via da un posto come questo. Alfonso Cacchiarelli. È un fuori programma questo. Io devo dire che ho visto proprio la nascita di Musicultura 25 anni fa. Con l'amico Piero abbiamo parlato a lungo di questa iniziativa anche prima che si realizzasse. Quindi posso dire che non so quanta gente, forse questa è una presunzione mia, scusatemi, ma di averla vista nascere. Poi la soddisfazione è che siamo riusciti a portarla in questo teatro della Filarmonica, e poi sono intervenuti il comune e la provincia che hanno aiutato tutto. Piero, io ti devo dire che è andata benissimo. Gli anni si vedono sui capelli tra me e te, però in realtà la Musicultura sta sempre migliorando. Speriamo che quest'anno sia l'anno della conferma definitiva, ma credo che questo sia forse superfluo. Fra l'altro io poco fa ho fatto gli auguri perché Piero, ma tutti lo sapete, pochi mesi fa, anzi un mese fa, ha sposato, quindi io direi di fare un applauso, anche se dopo un mese di ritardo l'ha tenuto nascosto fino a pochi giorni fa, ma direi così. Allora Piero, io ti auguro 1000 cose, noi siamo sempre ben felici di ospitare Musicultura e speriamo che abbia ancora lunga vita. Grazie a voi. Noi di Musicultura le cose le meditiamo, e le meditiamo parecchio. Infatti lui ha sollecitato una parentesi molto privata, che è quella, cioè, dopo 40 anni abbiamo deciso di fare questa cosa io e Paola, per cui Sindaco di Macerata Romano Carancini. Poche battute per iniziare questa nuova storia del 2014. È un'annata straordinaria, anche perché c'è questa bella coincidenza con la 50ª edizione del Macerata Opera Festival. L'entusiasmo è quello di sempre, non c'è retorica, non c'è rito, c'è la voglia di ascoltare canzoni,
e soprattutto grazie a Piero ed Ezio e a tutte le persone che lavorano con loro, di provare a dare opportunità ai giovani. Per Macerata è una bellissima occasione, credo che si possa dire che parte la stagione che dura un anno e che ha fatto, oltre che delle 3 serate di musicultura, anche le audizioni live e la settimana della Controra, occasioni e soprattutto festival dentro al festival. Credo che sia un bellissimo viatico, un bellissimo inizio e naturalmente credo che la musica debba prevalere. A presto e grazie ancora. Antonio Pettinari, Presidente. Sì, buonasera a tutti, ma siamo emozionati, siamo veramente contenti, riparte questa storia che si ripete per la 25esima volta. È autentica, sono tanti cantautori, una selezione straordinaria. Vorrei dire, perché lo penso, effettivamente è l'unica vera manifestazione autentica, veramente autentica del nostro Paese. Qui tutti hanno le stesse possibilità e questo è molto bello. Grazie a Piero e a tutto il suo staff. Si riaccendono i riflettori di nuovo sul nostro territorio. Grazie a Musicultura, grazie a questo evento straordinario e agli altri che venivano ricordati prima da Romano, su questa città, sul nostro territorio provinciale, sulle loro eccellenze, finalmente, ancora una volta, ci sarà l'interesse, l'attenzione nazionale. Grazie proprio a Musicultura, a Piero, a Ezio e a tutti voi. Quindi grande successo di nuovo a questa manifestazione e un grazie di cuore a tutti. Pietro Marcolini, assessore alla cultura alla Regione. No. Ma soltanto una battuta, augurandole il migliore successo a questa manifestazione. Lo diceva adesso Tonino Pettinari, penso che dobbiamo avere l'orgoglio di sapere che questo è un festival di musica popolare che forse insieme a Sanremo, ma con ben altro livello di apertura e di partenza, di uguaglianza di partenza per tutti quanti, dà un'opportunità ai giovani artisti sul piano nazionale. La seconda questione è quella che siamo a Macerata, è quella di poter dire che si sta preparando la stagione lirica e contemporaneamente questo primo fine settimana, a cui ne seguiranno altri 2, si sta preparando la 3 giorni finale per Musicultura anche quest'anno, che lascia tracce in Italia, non soltanto nella Regione Marche e in provincia di Macerata. Quindi un grazie sincero a Piero Cesanelli, a Ezio Nannipieri, agli organizzatori che ci regalano questo che è una vera e propria, diciamo, piattaforma democratica d'accesso alla musica popolare. Grazie di nuovo. L'assessore alla cultura alla provincia che ci ha seguito da sempre, Massimiliano Bianchini, grazie. No, grazie. So che stiamo anche in ritardo, perciò figuriamoci, andrò rapidissimamente. Intanto grazie a Piero, grazie a Ezio, perché in questo paese che non è certo per giovani, dove i giovani non vengono praticamente mai valorizzati, io penso forse anche quelli meno giovani che non vengono mai valorizzati, almeno c'è una rassegna di livello nazionale, come ha detto bene anche il Presidente Pettinari, corretta, che dà l'opportunità alle persone di esprimersi. Perciò grazie a Piero, grazie a Ezio e grazie che portate gioia, diciamo, a questa nostra città. Grazie. Noi viviamo anche del sostegno intellettuale in qualche modo di 2 partner culturali che sono le università di Macerata e le università di Camerino, che ci seguono anche loro da tantissimo tempo. Flavio Corradini, rettore dell'Università di Camerino. Grazie. Buonasera a tutti. Vi seguiamo da tantissimo tempo e per tanti e tanti anni ancora vi seguiremo. Un grazie sincero a Musicultura tutto e un in bocca al lupo carissimo ai partecipanti. Indipendentemente da come andrà, insomma è una competizione, quindi inevitabilmente ci sarà chi vince e chi
non può vincere, ma congratulazioni comunque, siate fieri del lavoro che state facendo e della passione che avete, perché prima o poi il nostro paese, i nostri territori torneranno a ringraziare chi fa cultura e chi organizza la cultura nel nostro paese. Grazie ancora a te e a Ezio. Grazie. Università di Macerata, professor Marcello Lamattina, che è anche in giuria. Grazie. Due parole soltanto. Rispetto a quello che vedrete, che abbiamo visto negli anni, Musicultura manda anche un messaggio diverso. Qui è diverso il modo in cui si ascoltano le canzoni. E in un'epoca che corre, dare tempo alla gente per ascoltare canzoni e ai giovani per eseguirle mi sembra un atto di fiducia nel mondo che cambia e nei giovani che crescono. Grazie a Piero e a tutti. E allora possiamo, non dico aprire il sipario perché è già aperto, iniziare, e fin dall'inizio appunto con una sigla capirete che questo 25° anno è un anno speciale. Saluti. Che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho una lingua tracheite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo, se lui è solo va bene. Se è sposato non va bene. Se lui è solo perché lei si droga va bene. Se lui è solo perché preferisce drogarsi va bene. Se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. Grazie. 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tua sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città, Parigi, Cernusco, Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte, è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo. Nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi. Giusto? Giusto! No, tutti insieme. Giusto? Giusto! Ti amo Italia.
dimenticato niente? Ah sì, prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco. Di nuovo buonasera e benvenuti a tutti a questa prima serata di audizioni. Abbiamo ascoltato questa sorta di decalogo, anzi è proprio il titolo della canzone. Cominciamo subito, prima però presento chi siede con me a questo tavolo e le due giurie di ragazzi delle università di Macerata e di Camerino che ci appoggiano in questa fase di ascolto e che, questa è una novità, da quest'anno sceglieranno a proprio insindacabile giudizio uno dei 16 finalisti, perché dopo tanto lavoro insieme ci siamo sentiti fosse giunta l'ora di responsabilizzarli in tal senso, sapendo che la fiducia è ben riposta. Siedono con me al tavolo Roberto Giambò, docente presso l'Ateneo di Camerino, che era con noi anche l'anno scorso. Marco Maestri, compositore e collaboratore di Musicultura da tantissimo tempo. Marcello Lamatina, che avete prima visto, docente, filosofo, musicologo presso l'Ateneo di Macerata. Stefano Bonagura, che ormai conoscete benissimo, critico musicale. Mi chiamo Ezio Nannipieri, accanto a me c'è Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura, e stasera è con noi un amico che ha detto che un po' di canzoni ci capisce, Fabio Concato. E lo ringraziamo davvero di cuore, non solo per essere con noi, ma anche per come è con noi. Grazie davvero. Allora, cominciamo. La prima proposta della serata è Flo, e a lei diamo in bocca al lupo, merda, come si dice in questi casi. Sbagliate, passi falsi, noi ci siamo persi, guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi, che sta sospesa col seme perso in fondo al mare, che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare mai. L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle, aromi di cortile, lucciole come lanterne, bassa marea che la discesa fa salita, ritratto di famiglia su carta ingiallita. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto mi dicesti aspettami, in silenzio con la mia vita ti sta chiamando. D'amore e di altre cose irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente, sotto le lune di periferia, stelle di falò, io ti aspetto sempre e chiodo scaccia chiodo, ho fatto la mia croce
siamo alla deriva, schiacciati sotto il cielo noi, onde senza una riva, la terra ferma, immobile, bugiarda come te, dice che cambierà e invece resterà così com'è. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto mi dicesti aspettami, in silenzio con la mia vita ti sta chiamando. D'amore e di altri così irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente, sotto le lune di periferia, stelle di falò, io ti aspetto sempre, e chiodo scaccia chiodo, ho fatto la mia croce, cercando la radice, io ho perso me. D'amore di altri così irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente, sotto le lune di periferia, stelle di falò, io ti aspetto sempre. D'amore di altri così irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente, sotto le lune di periferia, stelle di falò, io ti aspetto sempre. Grazie, buonasera. Lusitania, lo sposo salpò, rotta verso l'Atlantico. A chi s'aiuta, poi Dio l'aiuta, pure il destino a correggerlo. Nel domingo il barco partì, fazzoletti e campane a festa, sotto la linea marina sparì, solo cielo sopra la testa. Volta la poppa tra mille nodi, un nodo stretto fece alla sposa, le lasciò al dito il suo pegno d'amore, una promessa ed una rosa. Mari del sud che non mantengono mai le promesse, sempre più giù, bianche spirali di vite sommerse, tu bianca conchiglia, bella e trasparente, mi aspettasti a lungo e forse non mi aspetti più. Sorte beffarda va di traverso, la lontananza è davvero vento, soffia la cenere, sveglia l'ardore di un fuoco impavido e peccatore. Il barco dondola come culla, in sogno lei si fece sirena, capelli trappola alga marina che si contorce tra spume e arena. Nel dormiveglia la pelle bruna, sotto le dita si immaginava, mentre la femmina come la luna un altro cielo già illuminava. Bagnano sponde di terre promesse, sempre più giù,
finisce tu, perla tra i coralli, abisso misterioso. Mi aspettasti a lungo e forse non mi aspetti più. Sempre straniera e tu nella notte marina, anima liquida, mi aspettasti a lungo e adesso non mi aspetti più. Barco lento, già stanco del mare, vide tempesta e tentò la fuga. Finì schiacciato tra bere e affogare, il viaggio in cerca della fortuna. Mentre la prua discendeva all'abisso, pensando a lei accennò un sorriso. L'anima sua battezzata nel mare credette d'essere in paradiso. L'anima sua battezzata nel mare credette d'essere in paradiso. Stella, stellina, ascolta il canto di una nigna pequeñita che nel petto c'è una rosa e nel fianco c'è una spina. Stella, stellina della rotta, una bimba s'è perduta per guardare in faccia al sole, non ha mai visto la luna. Eppur mi basterebbe l'impossibile, io l'ho cercato alla fine del mondo, oltre il senso, il tempo e la follia, in ogni abisso, in ogni mare, in ogni via. Laira, 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 laira. Ascolta la mia voce, ascolta il grido, io schiava, padrona, croce delizia, io dentro il pieno, dentro il vuoto, io carizia. Stella, stellina della volta, fai di me negra paloma, perché questo mio lamento per voi distratti non sembrerà che un canto. Stella, stellina del divino, io vorrei essere frita col pennello nelle ombre, sa dipingere la vita. Eppur mi basterebbe l'impossibile, io l'ho cercato alla fine del cielo, oltre il dovere, la morale, il male, il bene, dentro la spuma delle onde e nella neve. Laira, laira, raira, raira. Ascolta la mia voce, ascolta il grido, io donna sull'orlo, anima in pena, io l'animale che ti morde e ti avvelena. Laira, raira, raira, raira. Ascolta la mia voce, ascolta il grido, io donna sull'orlo, anima in pena, io l'animale che ti morde e ti avvelena.
presenti i miei compagni. Michele Maione alle percussioni, Giacomo Pedicini al basso, Valerio Midioni alla chitarra e Ernesto Nobili alla chitarra. Grazie, bellissimo. Mi hanno detto di venire avanti, non so se è abbastanza avanti. Domande? È abbastanza avanti? Anche perché Allora, sai che, ciao, innanzitutto, sai che è nostra usanza fare qualche domanda, niente di impegnativo assolutamente. Dunque, sappiamo tutti che è molto difficile portare in giro le proprie produzioni, far conoscere le proprie creature. Ho letto che per finanziare l'uscita del tuo disco hai utilizzato una piattaforma per raccogliere fondi che si chiama Music Raiser. E niente, volevo un po' che spiegassi, io ho visto anche delle cose particolari che tu offri su questo, però vorrei che condividere con tutti un po' questa forma di promozione che mi sembra molto interessante. sì, in realtà è molto creativo come meccanismo. Io ho una piccola etichetta indipendente che mi segue, però chiaramente poi portare avanti un disco, farlo bene, insomma necessita di più risorse. Quindi niente, Music Raiser è un portale su cui metti un po' delle tue cose e inviti le persone a dare dei contributi in cambio di alcune ricompense, per esempio il disco quando è finito, oppure un concerto a casa, una cena da noi col concerto, insomma un po' di cose così, e devo dire che poi è andata bene perché il disco l'abbiamo fatto poi alla fine, quindi è stato divertente. Allora Flo, sono qui. Ciao. In questo suono, in questi 3 brani almeno, io sento una musica bagnata dal mare, sento molto il viaggio. La mia curiosità evidentemente, dato che scrivi e racconti che stai preparando un disco, è se questo disco è tutto di viaggio. E dato che hai delle esperienze teatrali anche diverse dal suono, io immagino che tu hai proposto questa sera, come tutte queste esperienze fluiscono all'interno del progetto marittimo, mediterraneo e di viaggio che avete in testa? Sì, in realtà io ho avuto delle esperienze teatrali, ma quelle esperienze mi hanno aiutato più che altro ad essere più libera, cioè nel senso a riuscire a portare fuori quello che hai dentro, che pensi, che osservi. Quindi in questo il teatro, diciamo, mi è stato utile. Nella musica ho avuto la fortuna di lavorare, di collaborare con artisti che si occupavano molto della ricerca, della world music, e quindi per me, insomma, è stato abbastanza facile, perché questa è la musica che ascolto, ascolto molti cantautori, molta musica tradizionale europea e non solo, e quindi è stato quasi naturale per me filtrare in questo modo, cioè creare così il mio linguaggio, perché il disco ad esempio è anche, cioè io ho scritto dei pezzi anche in spagnolo, in portoghese, perché come dire, fa parte un po' dei miei ascolti, del mio percorso musicale, quindi è stato abbastanza naturale. Poi col gruppo, insomma, noi condividiamo questa ricerca per questo suono un po' mediterraneo, insomma, ecco. E scrivi tutto tu o partecipano anche i tuoi musicisti alla scrittura? In realtà i testi li ho scritti da sola, e ha collaborato con me nelle musiche e negli arrangiamenti Ernesto Nobili, che è il chitarrista che era alla mia destra, sì. Insomma, che è coautore, ecco, con me. Grazie Flo. Okay. Buonasera Flo. E come dovremmo cercare di vedere, secondo te, l'amore? Visto che hai scritto anche una canzone a riguardo. Ma è una domanda troppo difficile questa, cioè, dovresti darmi almeno 3 opzioni da crocetta, insomma. Guarda, non lo so, io tutto sommato sono anche giovane, esperienze amorose ne ho avute, amorose vere, insomma, veramente poche. Sicuramente per me la musica, dico una banalità in questo, che è, come dire, un luogo dove tutti sono innamorati della musica, cioè, il più grande amore chiaramente è quello che
o per la musica, per il mio lavoro. Io mi ritengo già una persona fortunata perché io faccio la cantante, ho sempre voluto fare la cantante, come dire, per me questo è una cosa che riguarda l'amore che ci mettiamo quando facciamo queste cose. E l'amore tutto sommato non si può spiegare. Grazie. Grazie Posso andare? Ciao, grazie. Speriamo di rivederci presto, ciao. Allora, tra l'altro approfitto per ricordare che quest'anno ci è venuta un'idea e ci siamo pentiti che non ci sia venuta prima. Cioè i ragazzi, le ragazze, gli artisti che vedete sul palco spesso hanno già dei CD, delle autoproduzioni, e quest'anno abbiamo chiesto loro se vogliono di poterli esporre qua all'uscita, per cui chi è interessato, a qualcuno che ha ascoltato qualche proposta di stasera, può a chilometri zero quasi, perché in realtà vengono da tutta Italia, per cui hanno fatto un viaggio abbastanza lungo, ma insomma da chi canta a chi compra, ecco, il viaggio sarebbe breve. Adesso passiamo alla seconda proposta di stasera, diamo il benvenuto a Ceralacca. Innanzitutto buonasera a tutti quanti. Questo gruppo si chiama Ceralacca. Al banjo, alla chitarra e alla voce c'è Fabio Tesoro, detto anche Fabio Lo Smilzo. E all'asta anche. Alla chitarra c'è Andrea Cignarelli, alla chitarra elettrica. Alla batteria c'è Nico Lacerenza. Buonasera il nostro menestrello al basso Leonardo Addati e io sono Ceralacca. Grazie. Ci siamo. La prima canzone che vi faremo sentire questa sera si chiama Fiore d'aprile. Buon divertimento. Ricordati i tuoi dischi, i tuoi progetti generali mentre scaldi la vita con l'UFO. Ti ho sentita gridare dal letto, saltare e raggiungerti fino lassù. Fiore d'aprile, ti aspetto a casa, ti stringo dentro i testi delle canzoni, ma questa volta non ammazzarmi e non lasciarmi qui i tuoi dischi di baglioni, i tuoi dischi di baglioni. Racconteremo i nostri giorni sulle pagine di diari ormai spenti. Dall'odio al liquore, vederti saltare, raggiungerti fino lassù. Fiore d'aprile, ti aspetto a casa, ti stringo dentro i testi delle canzoni, ma questa volta non ammazzarmi e non
lasciarmi qui i tuoi dischi di Baglioni, i tuoi dischi di Baglioni. Fiore d'aprile, ti aspetto a casa, se vuoi ti stringo dentro i testi delle canzoni, ma questa volta non ammazzarmi e non lasciarmi qui i tuoi dischi di Baglioni, i tuoi dischi di Baglioni. Grazie mille. La prossima canzone, il titolo della prossima canzone abbiamo dovuto portarlo in tintoria, nel senso, era un titolo lunghissimo, è una canzone che parla d'amore, è una canzone che è nata al nord, anche se noi siamo del sud. La canzone in principio si chiamava Sarebbe bellissimo amarsi a Venezia, ma io preferisco Milano. Poi abbiamo pensato ai grandi, tipo Dalla. E la canzone da quel giorno si è chiamata Milano. Grazie. Comunque la stessa promessa l'ho fatta 2342 volte. La volta più bella è stata sul lago di Como vicino Milano. Amarsi è come frantumarsi le ossa, nessuna certezza, nessuna risposta. Sarebbe bellissimo amarsi a Venezia, ma io preferisco Milano. Sarebbe bellissimo sentire le vostre mani. Se basta guardarsi per allontanarsi e servire e poi nascondersi, immaginando che sia tutto bello, che io preferisco Milano. Segni fluorescenti seduti in un bar, guardare Milano, la grande città. Sarebbe bellissimo amarsi a Venezia, ma io preferisco Milano. Se basta guardarsi per allontanarsi e servire e poi nascondersi, immaginando che sia tutto bello, che io preferisco Milano. Preferisco, ma io 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 preferisco Milano, ma io preferisco, 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 ma io preferisco Milano. Basta guardarsi per allontanarsi e servire e poi nascondersi, immaginando che sia tu
tutto bello, ok. Io preferisco Milano. Grazie! Immaginate una storia d'amore. Sì, perché alla fine nasce tutto dall'amore. Immaginate un disco di Luigi Tenco. Sì. E dall'altra parte un disco dei Nirvana. 2 generazioni a confronto. Immaginate una manifestazione ed è un casino enorme. Immaginate una donna bellissima. Immaginate me al balcone che guardo la manifestazione e mi innamoro della donna bellissima ascoltando Tenco e Nirvana. C'era un cielo, tempesta nei suoi occhi, un po' di ruggine nei suoi capelli biondi. Quando le dissi Mademoiselle vuole ballare, lei mi rispose puoi andartene a cagare. E poi nasceva dopo tutto quel che c'era intorno a noi, il desiderio di andare via. Lei disse avvisami, avvisami, se una rivoluzione scoppia sotto il tuo portone. Disse avvisami, avvisami, perché? Lei disse avvisami, avvisami, se una rivoluzione scoppia sotto il tuo portone. Disse avvisami, avvisami, perché? Perché sogni in un cassetto spesso tendono a ingiallire, perché sogni in un cassetto spesso tendono a ingiallire. Ma non chiedermi il perché, ma non chiedermi il perché. Perché sogni spesso tendono a ingiallire, perché sogni spesso tendono a ingiallire. Ma non io e te. Per questo avvisami, avvisami, su una rivoluzione scoppia sotto il tuo portone. Disse avvisami, avvisami, perché? Per questo avvisami, avvisami, su una rivoluzione scoppia sotto il tuo portone. Disse avvisami, avvisami, perché? Per questo avvisami, avvisami, se una rivoluzione scoppia sotto il tuo portone. Dissi avvisami, avvisami, perché?
Nicola Landricina, c'era l'H. Grazie. Ci sono qualche domanda, sicuro. So che ci sono domande. Mi sembra che tu abbia messo tutti, silenziato tutti, qua. No, non volevo fare questo, anzi. Scherzo. Senti, io volevo chiederti una cosa riguardo... Posso scendere giù? Prego. Riguardo alla composizione del gruppo. Ok. Quindi parlo all'assetto, agli strumenti, all'assetto sonoro che circonda le canzoni. È un punto d'arrivo per te questo o ti piacerebbe avere qualcosa che si inserisce ulteriormente, un colore? Volevo sapere questo, come vedi a che punto l'arrangiamento di questi brani? Ho tracciato una strada, nel senso che negli anni 90 comunque cantavo roba molto più grunge, essendo comunque fan dei Pearl Jam, dei Nirvana, però quando ho incominciato a cantare un po' più jazz, blues, roba del genere, che fanno parte di un percorso di una persona, ho incominciato a sentire Tenco, ho incominciato a sentire anche Di André e tanti altri cantautori italiani, ma non solo, anche esteri. Quando abbiamo formato questa formazione, l'abbiamo fatto in una sera in cui stavamo vedendo un DVD di Bob Dylan e lui in questo concerto praticamente veniva chiamato Giuda, cioè nel senso che comunque saliva sul palco con gli strumenti elettrici e abbandonava tutta la poesia di Newport, tutta la poesia delle chitarre acustiche, delle Martin, delle Guild, e quindi volevamo avere quell'effetto, cioè nel senso comunque unire tutto quello che ci arrivava da Seattle, tutto quello che ci arrivava dal Britpop, i Blur che amiamo, ma anche gli Oasis, unirlo al nostro patrimonio italiano. E quindi abbiamo iniziato facendolo proprio acustico e abbiamo iniziato a sentire proprio le prime note del banjo e sentirle nostre. Noi siamo pugliesi, quindi veniamo dalla tarantella, veniamo da questa musica popolare che è stupenda. Vuoi o non vuoi, fa parte del tuo bagaglio culturale ed è nel tuo sangue. Però volevamo mescolare tutto questo e quindi forse un elemento che aggiungerei alla famiglia, perché questa è la mia famiglia, e un elemento che aggiungerei forse è il violoncello. Ho sempre amato questo violoncello molto grave, e essendo anche fan di Tom Waits, quindi queste non so come spiegarle ora perché è un po' il fiatone, scusate. Io ti ringrazio per la risposta, ma anche per l'energia e il sorriso con cui parli, che fa bene a chi ti ascolta anche, veramente. Grazie mille. E c'è una domanda qui da Marco Maestri. Forse più che a te dovrei farla al batterista, però penso che mi possa rispondere anche tu. È fan delle Zeppelin, si sente. No, volevo sapere se questo uso prevalente della cassa deriva dal fatto che magari suonate anche senza batteria. Vi capita di suonare anche senza batteria? Sì, molto spesso ci siamo trovati in giro. Una volta siamo stati anche qui a Macerata, cioè nel senso che abbiamo fatto anche il giro delle Marche e siamo stati in giro con una cassa. Noi abbiamo il menestrello del gruppo, nel senso che comunque c'è un artista che è tutto fare, cioè nel senso che anche lui scrive le canzoni, che è Leonardo Dati, ragazzo che era al basso con il cappello in testa, no? E lui ha costruito, ha preso la mia custodia della chitarra e ci ha messo dentro praticamente un microfono, me l'ha distrutto un bel po'. All'inizio l'ho odiato, però poi man mano ho capito perché, ha creato proprio questa forma molto busker. E sì, no, abbiamo girato tantissimo proprio suonando così per strada, facendo cover, portando solo il tempo di cassa e tamburello. Io
Ecco, uso il termine arrabbiato per non usare un altro termine un po' più volgare. Sono un po' arrabbiato perché ultimamente c'è stato un gruppo che a noi è piaciuto tantissimo, che sono i Mumford & Sons, che hanno fatto 2 dischi favolosi, e loro praticamente usano proprio la cassa e il tamburello, ma in realtà poi, andando a scavare nei dischi di papà, e quando mio padre ha visto i Mumford & Sons ha detto: ma guarda che, cioè, io ero a San Siro quando Bennato ha suonato solo cassa e tamburello e ha cantato Mangiafuoco, quindi ecco, noi ammazziamo ogni volta l'Italia, però noi siamo dei geni, ecco, per questo sono un po' arrabbiato. Scusate. Grazie, grazie a Nicola Andricina e a Icera Lacca. Ah, c'è un'altra domanda, prego, scusami. Sì, salve. Il nome C'era l'H, ci ricorda il sigillo messo sulle lettere. Sì, troppo bello. Nel campo dell'immaginazione, potendo immaginare, quale sarebbe il contenuto di queste lettere, secondo te? Prima si parlava d'amore. Tutte le canzoni che avete sentito partono da un amore e da un viaggio che è stato fatto dopo tanti anni, che è quello che parte da una città stupenda che è la mia, io sono di parte, sia chiaro, che è Trani. Io ho visto un concerto del maestro a Trani, molto bello, e Trani ha in sé cattedrali, chiese, ha in sé una poesia bellissima, però c'era anche lo smog e c'era anche la poesia malinconica di Milano. Ecco, anche i Trani erano, la famosa canzone di Gaber, i Trani a go-go, erano praticamente dei bar, cioè nel senso i tranesi arrivavano a Milano e portavano il vino, portavano altra roba. Quindi c'è, ecco, l'interno di queste lettere, non lo so, sarebbe una lettera d'amore di una persona che deve andare via per lavorare a Milano e lascia il suo amore a Trani. Ecco, questo. Grazie. Prego. Posso andare? Basta. Grazie mille a tutti, grazie di cuore, grazie. C'è ancora un'altra domanda? Okay. Sì, salve. Io volevo sapere se il titolo della canzone Gretel avesse un significato particolare. Sì, il titolo della canzone Gretel è dedicato ad una ragazza che si chiama Greta ed è tuttora la mia ragazza, cioè nel senso, ed è questa ragazza che è a Milano, quindi il filo conduttore era questo. Beh, se non si parla di verità, che cosa ci dobbiamo raccontare? Cioè, voglio dire, grazie mille, grazie. Ciao, posso andare? Posso, grazie. Il nostro benvenuto va ad Antonio Maldestro. Buonasera. Viole nel vento, mentre alle spalle il mattino sbadiglia e solletica i tuoi piedi che porti sul mio cammino e sulla bocca i rosei di lana per ogni
bacio perduto e tra i capelli acqua piovana. Se il grano non è cresciuto, ma dimmi com'è ti posso amare. Se chiudono gli ospedali, dimmi com'è ti posso amare. C'è guerra ai telegiornali, dimmi com'è ti posso amare. Se crolla la struttura, dimmi com'è ti posso amare. Coi tagli alla cultura. I tuoi occhi si trascinano dietro uno stormo di stelle a vapore che si fermano dentro i miei prima di fare l'amore, e nel tuo corpo c'è primavera, leggero come i germogli. La tua bellezza è un inchiostro folle che scivola dai miei fogli, ma dimmi com'è ti posso amare. Senza uno slancio sociale, dimmi com'è ti posso amare. Non c'è una comune morale, dimmi com'è ti posso amare. Se il sindaco non è puro, dimmi com'è ti posso amare. Se non c'è più futuro. Le mie mani come viole nel vento, mentre alle spalle il mattino sbadiglia e solletica i miei piedi che allontano dal tuo cammino. Grazie. Il prossimo pezzo è un pezzo che parla di futuro. Di un futuro che ci hanno tolto, perché probabilmente alcuni miei vecchi non hanno combattuto abbastanza. Allora spero che la mia generazione possa fare qualcosina in più, perché questo presente è il futuro di un passato non combattuto. Quindi spero con tutte le mie forze che ci riprendiamo il nostro futuro. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Avevo messo da parte un pezzetto di futuro facendolo in bianchino di muro in muro. Ho messo su famiglia, ho avuto 4 figli, ho rinunciato a tutto per costruirgli sogni e una mattina è arrivata una lettera speciale. Diceva in bello stile: questo è un taglio al personale. Mi è bastato poco per essere più niente, neanche più mia moglie mi trova divertente. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Ed ho provato invano
a cominciare da capo. Ma quando hai 50 anni sei fuori dal mercato e la pensione ormai è come un orizzonte, più ti avvicini a lei e più si fa distante. Allora spreco il tempo seduto sul divano cercando un po' d'orgoglio del popolo italiano, ma non ci trovo niente a parte lo sgomento di un uomo licenziato da un altro fallimento. E sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno a cena al Quirinale. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti stanno a cena al Quirinale. Sono sceso per le strade in cerca di opinioni, sperando in un confronto con le mie istituzioni che m'hanno fatto il verso, m'hanno buttato fuori, tornando a lavorare con le mani sui coglioni. E la mia posizione è proprio messa male in questo passo indietro socioculturale. I figli fanno le domande, gli amici vanno al mare e sono già 3 mesi che non faccio più l'amore. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti vanno in banca a prelevare. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti vanno in banca a prelevare. Ho la coscienza a posto, ma questo non mi basta, e intanto il sindacato mette le sue mani in pasta. Sento la piazza fremere, urlano al lavoro e ormai senza più forze anch'io mi aggiungo al coro. Ma mi arriva una chiamata, passa una camionetta, mio figlio compie gli anni e chiede la sua bicicletta. Allora mi allontano, salgo per le scale, da questa altezza cerco di attirare l'attenzione. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti sono andati già a dormire. Sono un operaio sopra il tetto del comune e tutti i dirigenti sono andati già a dormire. Sono un operaio che si è lasciato andare e tutti i miei parenti stanno dietro al funerale. La 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 Grazie. C'è questo pezzo, con me lo esegue una mia carissima amica, è una grande interprete. Vorrei presentarvi Marina Molopoulos. C'è una linea che dura da sempre. C'è una guerra che dura da sempre e purtroppo c'è un amore che è separato da sempre. C'è un uomo che discute da solo dentro casa, mentre il soffitto gocciola l'umidità dell'anima, che in soli 7 giorni, mischiata con il pianto, ha rovesciato il mare su tutto il pavimento. Galleggia in superficie un ultimo ricordo e invece il cuore scivola poggiandosi sul fondo e l'uomo apre gli occhi
Cos'è questo rumore? È il canto dolce e lieve del suo perduto amore. Dall'altra parte lei contempla alla finestra un ramo che si spezza durante la tempesta, e così ogni foglia vola e plana sul terreno come i capelli sciolti le cadono sul seno. Da una fessura il vento le spolvera un ricordo, così diventa polvere e si stagna sul fondo. La donna apre gli occhi, cos'è questo rumore? È il canto disperato del suo perduto amore. Il cielo sfuma nell'ombra della luna, lui cerca di passare al di là della linea, ma vengono scoperti e così trema la terra, come trema la vita ai piedi della guerra. Palestina ascolta, così come Israele, il canto della fine di quel perduto amore. La Palestina ascolta, così come Israele, il canto della fine, il pianto della fine. Grazie. Marina Mulopoulos e il maestro Paolo Del Vecchio. Dunque, Antonio, ciao. In meno di un anno, siamo sempre qua. In meno di un anno hai collezionato una quantità di premi e riconoscimenti che normalmente uno che parte dalla gavetta raggiunge nell'arco di molte stagioni. Tu invece appunto l'hai fatto in pochi mesi.
non so, commenta questa cosa. È una fortuna sfacciata o ti ritieni veramente un caso unico? Funziona? Ok, grazie. No, non lo so, sono risposte complicate queste. Fortuna, lavoro, io non credevo che potesse succedere tutto questo in pochi mesi, perché io vengo dal teatro, quindi ho sempre scritto per il teatro, recitavo, facevo l'attore, quindi e cantavo le mie canzoni da solo in casa, tra me e me. Poi a uno dei miei più grandi amici è venuta l'idea di dirmi: secondo me tu devi fare il cantautore. Mi ha riempito la testa e mi ha convinto e ho cominciato a lavorare su questo ed è successo tutto questo. Davvero vorrei rispondere, ma non ho risposte su queste cose. No, va benissimo così. Poi c'è una curiosità per quanto riguarda l'ultimo pezzo, la linea. Sì. Volevo sapere se ti sei ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto oppure se è una storia che hai inventato tu, senza ovviamente che nulla cambi nel... No, inventato no, perché in realtà parla d'amore, quindi è dalla notte dei tempi che si scrive d'amore. Io ho solo voluto narrare una faccenda, perché mi ricordo una notte guardavo il telegiornale e raccontarono, facevano vedere immagini di guerra da quelle parti e ho voluto raccontare, ho detto chissà come sarebbe l'amore laggiù tra due fazioni opposte. E ho scritto questa storia, mi è venuta così inventata ma anche recepita dai media. Insomma. Grazie. Posso andare? No. Sono qui, Antonio. Ok, le luci. Antonio, io rifletto un pochino a voce alta. Sì. Ci si trova davanti a questi tre pezzi, i primi due molto simili stilisticamente per tematiche, sì. Il terzo invece un pochino diverso. Sì. Però mi viene in mente una cosa che mi fa riflettere, diciamo, sulla musica popolare e sulla canzone in particolare, italiana in questi ultimi 15-20 anni. La tradizione della canzone sociale, diciamo così, esiste da tanto tempo, sì. Da decenni. E si incolpa, delle volte giustamente, delle volte no, la nostra canzone contemporanea di essere poco sociale, cioè di raccontare poco la realtà che noi viviamo. Sì. Incredibilmente forse questa funzione sociale della musica e della canzone in particolare popolare l'ha assunta negli ultimi anni, partendo da un altro luogo completamente diverso dal nostro, dagli Stati Uniti, il rap italiano, che racconta forse con più crudezza e più direttamente la realtà, che può essere la nostra, può essere anche un'altra, non importa, però diciamo la funzione la sta svolgendo molto più il rap che la canzone. E quello che un po' mi impaurisce da un certo punto di vista nei tuoi testi è la didascalicità. Sei molto didascalico, cioè si può raccontare questo in tante maniere, non è una critica la mia, è una fotografia, semplicemente. Mi trovo in questa situazione, davanti alla didascalicità, oppure delle volte narrare in maniera, diciamo, più poetica esattamente gli stessi argomenti. Tu come la pensi in proposito? Al di là di quello che è ovvio con le tue canzoni, cioè è già una dichiarazione la tua, no? Cosa ne penso? Sì, cosa pensi della didascalia o della storia? Di questo argomento, cioè di come cantare il sociale, quello che succede io penso oggi. Che per me, per come la vedo io, bisogna raccontare la verità sempre. Ora ci sta chi lo fa col rap, chi lo fa con la poesia, chi lo fa con i libri. Ogni forma d'arte penso che dovrebbe raccontare la verità, a volte anche in maniera ironica, a volte di meno. Credo che la canzone, soprattutto la canzone, abbia il dovere di esaltare la verità e di esaltare la vita e non la caricatura della vita, perché purtroppo viviamo, se all'epoca pittori famosissimi non dipingevano le guerre, tutto quello che è stato fatto, oggi noi non sappiamo
che cosa era successo, ci mancava un pezzo di storia. Quindi credo che bisogna raccontare il momento in cui viviamo. Poi devo dire la verità, io fino a qualche tempo fa ero uno tosto, condannavo la musica commerciale, ero sempre lì a additare le persone, questo non mi piace perché in radio passano solo queste canzoni. Sono arrivato a un punto, ho pensato, beh, devono esistere anche loro, perché se riescono ad emozionare 100.000 persone ci sarà un motivo, e se quelle persone si emozionano, che ben venga. Io non sono d'accordo con la struttura che c'è dietro a tutto questo, perché io non posso, tra virgolette, un cantautore che parla di una verità non può passare in radio, è uno che non la racconta, sì. Devono passare tutte e due, non solo uno. Questo è quello che penso. Grazie Antonio. Una precisazione di natura storica. Nella presentazione del tuo primo brano, sì, tu hai fatto riferimento preciso dicendo che le passate generazioni non hanno combattuto abbastanza per darci, insomma, una situazione migliore di quella che abbiamo. Allora, questo è molto opinabile e va verificato, e non so a quali generazioni ti riferisci, penso a quelle molto vicine, vecchie, perché alcune generazioni hanno fatto, in qualche modo ci hanno fatto fare passi da giganti, quindi sì, mi sembra perlomeno inopportuno, cioè una considerazione di questo tipo. No, io penso, dicevo alcuni vecchi, ma di un passato recente, come mio nonno, come un mio zio, che hanno permesso determinate cose. Poi ci sta il 60, che è un'altra generazione, e io non ho legami in quella storia, e allora hanno fatto tanto, hanno combattuto, ci sono stati partigiani, e andiamo indietro, quella è un'altra cosa. Io parlavo delle generazioni a me più vicine. Se un mio zio non si è ribellato dinanzi a un problema che oggi ci portiamo avanti, significa che non ha avuto cura del nostro futuro. Questo dicevo. Va bene, e senti ancora un'altra cosa, invece ho notato molto originale il fatto, sempre riguardo al primo brano, di questa commissione che fai tra pubblico e privato, cioè le strofe descrivono in modo molto poetico, insomma, un certo tipo di situazione privata, che poi viene in qualche modo, non viene assolutamente evidenziata invece da un malessere pubblico che in quelli che si chiamano normalmente musicalmente ritornelli appare. Com'è nata questa idea che è un po' pervade un po' tutta la tua composizione, comunque è molto bella. Grazie. No, l'idea era quella di buttare giù un po' quella famosa frase, 2 cuori e una capanna. Penso che con 2 cuori e una capanna oggi non si può vivere, e c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di lavoro, perché anche l'amore può finire, purtroppo, ahimè, anche se vengono a mancare queste cose, soprattutto se vengono a mancare queste cose. Quindi ho voluto relazionare la bellezza straordinaria di una donna alla bruttezza di un periodo storico in cui viviamo. Grazie Antonio, ti salutiamo. Grazie Ciao. mille, buonasera. Allora, siamo alla quarta proposta di stasera, che è Nemi, benvenuto. Pronto? No, non rispondono. C'è un problema tecnico, scusate. Anzitutto buonasera. Scusateci il problema tecnico, grazie per l'applauso. Grazie. Vorrei iniziare col presentare 2 persone che sono Paolo Brazza, Razza Bastarda in arte, e Alexandra Hawkins, senza le quali
Stasera tutto ciò non sarebbe stato possibile, anche professionalmente e musicalmente molte delle cose che faccio non sarebbero possibili. Poi vorrei dirvi una cosa, a differenza degli altri artisti non presenterò i miei brani, perché vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto. Ero piccolo, iniziavo a scrivere testi, avrò avuto 13-14 anni e li portavo a sentire a mio padre, con cui io musicalmente sono cresciuto, e glieli facevo sentire, glieli reppavo e alla fine mio padre mi diceva: Marco, ma che hai scritto? Non si capisce niente. E io dicevo: papà, perché? Guarda qui, senti, guarda, c'è una metrica bella, una metafora stupenda, questa figura retorica. E mio padre mi diceva: sì, ma se mi spieghi un testo, non è più musica. Un testo mi deve arrivare al cuore, perché se non mi arriva al cuore, non è musica. E per questo io stasera voglio che i miei testi vi arrivino e non che ve li debba spiegare io, perché altrimenti ci metterei la mia interpretazione e non la vostra, che quella è la cosa più importante a mio avviso nella musica e nell'interpretare un testo, che voi lo sentiate vostro. Perché se vi spiego dal mio punto di vista qual è il motivo per cui l'ho scritto, che significato ha, non ha più senso. Grazie. Ok, va bene. Ci siamo. Voglio sentire un applauso un po' più forte però, eh? Sì, 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 un po' più di calore perché... So far away! Say. Ok. Sei. Sea. Direttamente dalla 167 Street. Nemi RB Alexoki. La prima volta è stato strano, i ragazzi me lo dicevano. Non guardarla, chiudi gli occhi, Marco, vivila pieno. Ma io pieno non mi sono mai sentito al massimo. Quel voto, la paura e l'incertezza erano il mio massimo. Era tutto come un masso che ti prende e butta a terra. La sera per Caserta con te in tasca e mette in guerra. Il cuore spento, l'occhio allerta, l'ansia mi mangiava il cranio. Mi domando se ci fosse un piano, forse andavo piano. Il prototipo del fallito con in mano uno spartito. Mai ceduto ad un partito, ma ascoltato da un tuo amico. Qualsiasi cosa facessi, era sempre un gioco. Ma ti ho dato la mia anima, anche se per te era poco. Le lacrime fanno male solo se le senti scorrere. Non davi importanza né a me, né a quel ponte o quella forza. Non l'ho mai avuta stronza, è per questo che ti cerco ancora, per quel che conta. Se droga e dipendenza quando guardo questo cielo, se lo specchio dei miei guai come il colore più nero. Se droga e dipendenza quando uccidi il mio pensiero. Se droga e dipendenza quando fai male sul serio. Se droga e dipendenza quando guardo questo cielo come il colore più nero. Se droga e dipendenza quando uccidi il mio pensiero. Se droga e dipendenza quando fai male sul serio. Combatti per i sogni, ma senza armi. Innamorati degli altri, ma senza battiti. Guarda quel che hai, senza guardare gli altri. Per me tutte bugie costruite, pochi cazzi. Dalla mattina quando mi alzi alla sera che mi addormenti. Il freddo che sbatte i denti, continui sbattimenti. Se non ci credi perché menti, è questo che mi chiedo. Se tu parli io cedo e se tu sbagli io mi piego. È sempre stato così, in fondo salvezza e rovine. Beato chi si avvicina alla tua parvenza divina. Atterri l'autostima, mi dai fuoco, sei benzina. Con te nell'orecchio carico i camion come un Cina. E niente più cincin da finto divo e finto ricco. E niente più bling bling da finto spicco, finto spicchio. Mi rassegno mentre canto, se droga e dipendenza. Sei tra le mani di tutti mentre soffro a luce spenta. Se droga e dipendenza quando guardo questo cielo, sei lo specchio dei miei guai come il colore più nero. Sei droga e dipendenza quando uccidi il mio pensiero. Sei droga e dipendenza quando fai male sul serio. Sei droga e dipendenza quando guardo questo cielo. Sei lo specchio dei miei guai come il colore più nero. Sei droga e dipendenza quando uccidi il mio pensiero. Sei droga e dipendenza quando fai male sul serio. Sei droga e dipendenza quando guardo questo cielo. Sei lo specchio dei miei guai come il colore più nero. Sei droga e dipendenza quando uccidi il mio pensiero. Sei droga e dipendenza quando fai male sul serio. Quando guardo questo cielo, sono lo specchio dei miei guai come il colore più nero. Sei droga e dipendenza quando uccidi il mio pensiero. Sei droga e dipendenza quando fai male sul serio. Se le mani. Un applauso, grazie. Fateci sentire un applauso. Così si fa nel nostro ambiente. Grazie. Grazie. Come direbbe qualcuno, questa è morbida, eh? Tic tac, tic tac. Sì. Sì. Yeah. Ok. Io guardo dietro, forse è troppo per i tuoi gusti. Io arretro, tu allunghi, mi raggiungi e poi alle porte di un domani che non vede alcuna luce. Sai che porti tra le mani un ago che punge e non cuce.
Ma quali scuse? Tra tutte queste rime chiuse, facce stufe, canne chiuse, io sto perdendo il lume di una ragione che consuma e mangia le persone. Io lontano dal tuo mondo, pronto all'autodistruzione. Viaggio in auto, in automatico, voglio che perda il senso pratico. Niente non cambio, sto statico, se mi muovo di nuovo finisce che inciampo. Come faccio, mi chiedi, io che striscio ai tuoi piedi. Ti invito nella mia testa, mettiti comodo e siedi. Ma i pensieri miei non piacciono, piuttosto stracciano. Strascico tra ste strade che crescono e poi ti schiacciano. Ma in fondo è una scelta, pure se ci sei vado di fretta. Vuoi che resti e che ti senta, lascio lì una sigaretta. Dove e chissà come stai, io provo a viverla invece, dimmi tu che fai. Ora chi ci sarà con te, non posso viverti adesso ma la voglia c'è, passa, chiama, magari questa volta io ci sarò e ti cercherò come volevi tu, la lancetta corre, tu non ci sei più. Da piccoli ero sempre io quello che aveva il broncio, un po' malconcio, già capivi quanto fossi stronzo. La mia propensione per i guai e per tutti i vizi, mi dicevi non capisci, ti sposti e mi colpisci. Ma poi perché fingi, è un cammino di litigi, tra schiaffi forti e abbracci che a stento percepisci. Figli di una generazione che ci trascina in basso, tra droghe e alcol, io sto a un passo dal collasso. Passo ma sono distratto e tutto sfocato intorno a sto fatto. Inutile manco che canto, sono banale se rappo di te mi sfascio. Un fascio di rose gialle poggiate sul davanzale, a ricordare che i tradimenti appartengono a chi infame. Tu sei cresciuto e affondi unghie nella carne cruda di chi ti scopa e poi suda, laceri sei un barracuda. E crisi acuta, io scappo con te ancora nel letto nuda. Il biglietto sul cassetto è una poesia di Neruda. Dove e chissà come stai, io provo a viverla invece, dimmi tu che fai. Ora chi ci sarà con te, non posso viverti adesso ma la voglia c'è, passa, chiama, magari questa volta io ci sarò e ti cercherò come volevi tu, la lancetta corre, tu non ci sei più. Dove? E chissà come stai, io provo a viverla invece, dimmi tu che fai. Ora chi ci sarà con te, non posso viverti adesso ma la voglia c'è, passa, chiama, magari questa volta io ci sarò e ti cercherò come volevi tu, la lancetta corre, tu non ci sei più. Boh. Grazie. Sì. Oh. Un applauso a Alex. Questa ce la dedichiamo, RB? Ce la dedichiamo? Oh, Caserta RB, Nemi, Campania Bombo Club. Ricordo da bambino mi chiamavano il cattivo figlio di puttana dai tempi del carrozzino. Più grande ero bassino ma dentro gigante, avevo il mondo in mano come se non fosse grande. Cresciuto per ste strade, 1000 lire trasformavano le mie serate. L'amore per la musica colorava le mie giornate. Le mie mani su quel piano, l'emozione forte, sbagliavo e ripetevo 1000 volte. Adesso sono grande, il mondo ormai è distante. Sono gigante ma non il più grande, e meno male che ho sofferto in quella vita. Sono andata avanti anche senza riuscita, asciugato le mie lacrime con le dita. E adesso non ho fretta, ancora la forza e raggiungerò la vetta. Senza denaro con la cinghia stretta, e del passato resta solo un flashback. Le 4:20 avanti al Mac. Yeah. Flashback. E solo flashback. E solo flashback, 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 flashback. Yeah. Flashback. E solo flashback, 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 flashback. Guardo fuori la finestra, non c'è verso per distrarsi. Può darsi sia un modo come un altro, giusto per fermarsi a riflettere su come gira e cambia il mondo. Giusto un secondo, un battito di mani, sigaretta, respiro profondo. Sembra ieri già al palazzo, i 60 step, i primi jack, 1, 2, la mia tag, Ray Charles, Chet Baker e Duke Ellington. La puntina che salta, momento epico.
E come l'acqua scorre e leviga la tua roccia. Io ho cresciuto con il sol, tu con i libri di Moccia. Le serate passate tra una birra ed un cannone, cercando una soluzione, ogni passata una questione. Papà suonava il piano, io e mamma che guardavamo l'amore dentro un accordo. Stringimi forte la mano. E crescendo che imparavo, chi non regge fuori gara si paga a caro prezzo il talento della strada. Flashback. E sono flashback. E sono flashback, 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 flashback. Flashback. E sono flashback, 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 flashback. Se Nemi Razza B. Sulle mani un applauso. Fateci un applauso che ce lo meritiamo. Grazie. Stasera. So Far Away Record. Sei Nemi Razza B. E ringraziamo Alex Hawkins per la sua splendida voce. Guardiamo avanti e non ci fermiamo. Forza Vai. Campania. So Far Away. Grazie. Eccoci, siamo qua. Ci siamo? Sì. Adesso vi vedo meglio. Ciao, Buonasera. Senti una cosa, io curiosando un po' fra le cose che hai già fatto, quindi non parlando delle cose che hai presentato stasera, ho visto che ti sei misurato qualche tempo fa campionando un pezzo dei Beatles, insomma, sì, Eleanor Rigby, Rigby, esatto. E diciamo, quindi vabbè, anzitutto complimenti per il coraggio, direi, perché insomma mettersi, campionare un pezzo di di una canzone. Lo posso capirlo, ma c'è un perché, non è che l'ho fatto sfregiando il nome dei Beatles o una delle più grandi band della storia. No, ma infatti la domanda mia era proprio questa qua, no? Perché giustamente quello è un mostro sacro, no? Canzone di 2 minuti che è un capolavoro assoluto in 2 minuti, quindi diciamo forse una delle cose più importanti che hanno fatto i Beatles. E quindi mi domandavo se fosse appunto la voglia, ma mi stai dicendo di no, di dissacrare appunto un mostro sacro, oppure l'omaggio di un insospettabile fan, insomma. No, era un omaggio di un insospettabile fan, perché io sono cresciuto, per quanto sembra difficile crederlo, con i Beatles, perché mia mamma era una sessantottina e in casa si ascoltava quello, e quindi sono cresciuto con i Beatles. Ed era un omaggio alla mia infanzia, semplicemente. Ciao Nemi, sono qua nel mezzo. Salve. Io volevo chiederti e chiedervi, la prima è se vi era mai capitato di esibirvi in un teatro dell'Ottocento e se questo vi ha in modo condizionato in bene o in peggio. Penso solo che ci abbia condizionato nel bene, perché portare la cultura hip hop e il rap su questo palco in un teatro dell'Ottocento è una conquista non solo per noi, ma per la scena italiana del rap, che non si è mai misurata su un palco come questo. E l'altra cosa, tu sei molto giovane, ma giovanissimo, hai già messo alle spalle un bel po' di esperienze, sia in Italia che fuori dall'Italia. Ti dai molto da fare anche come fonico e producer. Quindi credo che tu abbia, come tutti quelli che viaggiano con la mente e fisicamente e che quindi guardano con i propri occhi, abbia un'idea abbastanza, se non altro magari parziale, ma veritiera di quella che è la scena italiana del rap rapportata ad altri paesi, non parlo di oltreoceano, ma europei. Ci puoi dire qualcosa in proposito? Forse un po' buttandomi anche la zappa sui piedi, ma siamo lontani anni luci dalle scene europee. Purtroppo è da dirlo, perché il rap in Italia è un genere che è sempre stato osteggiato da tutti. Perché chi fa rap è colui che si fuma le canne e sta nei centri sociali. Punto. In Italia è questo, non è nient'altro. Mentre fuori, da sempre, anche in Francia, non voglio andare molto lontano, in Francia l'hip hop, la cultura hip hop è arrivata dopo, e dopo rispetto all'Italia, ma è sempre stata prima in classifica, al pari con i cantautori francesi. E anche, ci sono stati anche molti campionamenti, per esempio di rapper francesi che hanno campionato per esempio Edith Piaf, e sono stati elogiati da tutti, anche dalla critica.
Certo, è un esempio che bisogna conoscere il passato per rimodellarlo. Assolutamente sì. Se non sai chi è Edith Piaf non avrai mai l'idea di... No, assolutamente, anche perché il rap noi la consideriamo un po' come, in parte, perdonatemi, un'evoluzione naturale del cantautorato italiano, anche perché in tutto il resto d'Europa il rap è considerato questo. Quindi non vedo perché noi non ci possiamo considerare così. E ti sei dato io ho una mia possibile risposta perché la penso come te. Grazie. E rispetto anche all'arretratezza della scena complessiva del rap e della cultura hip hop italiana. È una sorta di provincialismo che è tipico proprio di noi italiani e anche una sorta di autogusto, di autoflagellazione eccessiva nei contenuti, cioè una cosa che dopo un po' uno o reagisce o... No, ecco. Guardi, davvero provo vergogna io per quelli che ci fanno queste cose, posso capire a chi si riferisca insomma, ma purtroppo che dobbiamo fare? L'Italia è una marchetta e anche il rap si è ridotto a fare marchette. Ci sono altre domande? Mi sembra sì. Sì o no? No. Allora siamo a posto così. Grazie. Grazie a Ciao. tutti. Ciao. Allora, la quinta e ultima proposta di stasera, Calypso Chaos. In bocca al lupo. Eissa. Sensazione che tu abbia messo gli occhi addosso a me. Tu fingi un non so che, tu ridi forte, sai che mi accorgerò di te. Sai cos'è? È quel cancro dentro che deciderà per te. Tu danza Salomè, gira su te stessa, spenditi per me, Salomè. Danza per me, Salomè, danzerei, oh. Dimmi cosa vuoi da me. Oro nero, incenso, mirra o l'impero col suo re. Tu e fallo Salomè, scivolami addosso
condannami a morte. Oh Salome, danza per me. Salome, danzerei. Salome, danza per me. Grazie, buonasera. Siamo le Calypso Chaos da Roma e abbiamo iniziato con una canzone che si intitola chiaramente Salomè ed è la reinterpretazione in chiave nostra, moderna, di una storia molto molto antica che parla tuttora, ancora moderna, insomma, parla di seduzione, che è uno dei poteri più grandi che esiste, in grado di piegare qualsiasi cosa e qualsiasi tipo di volontà. Proseguiamo con una canzone che invece parla di tutt'altro tema ed è, diciamo, dedicata ad un aspetto molto preoccupante del paese in cui viviamo oggi, dell'Italia, ovvero il fatto che nascono pochissimi bambini. Vuoi perché stiamo cambiando a livello culturale, vuoi per l'incertezza economica, comunque questo è un problema soprattutto con cui noi ragazze ultimamente facciamo parecchi conti. E questa canzone si intitola Dormi Dormi ed è dedicata a tutti quei bambini che in Italia non nascono. Che non lasceranno segni. Sogna, sogna che il vento insegna a volare tra i demoni santi e coriandoli di vergogna. Dormi, dormi amore, dormi, dormi cuore, dormi, dormi amore, dormi. Di stelle tra le tue ciglia, ferma, ferma la vita, insegna e tradisce anche me, tradisce anche te, basta un attimo e dormi, dormi amore, dormi, dormi cuore, dormi, dormi amore, dormi, dormi.
Grazie. Vi lasciamo con l'ultima canzone che è dedicata un po' come dire, all'attuale panorama musicale e discografico che ci circonda, e abbiamo scritto questa canzone proprio avendo a che fare spesso con degli stereotipi e l'abbiamo intitolata appunto Cliché. È una canzone che comunque si racconta da sola. Polvere di stelle, cieli di caffè, nubi rosso, sangue, acqua e cenere. Tu cresci troppo in fretta, pugni e favole, ma la giostra gira anche senza di te, e non lo sai che il tuo distinguerti ormai altro non è che uno stupido cliché. A me non me ne frega niente di rendermi più interessante, scrivendo versi astrusi all'occorrente. A me non me ne frega niente di essere bella e provocante, sì, leccando scarpe e ipocrisia, poi una lavata e via. A me non me ne frega niente di non sembrare intelligente se non ascolto né Baustel né Radio Maria. A me non me ne frega niente se Gesù Cristo è latitante, sì, beccato dalla polizia. Non li vedi, stanno in piedi anche senza di te, baby. Ma quanti bla bla bla, bla bla bla, per me è abbastanza, ma tu sparli ancora. Tra i tanti vizi miei questo non c'era. Se vuoi sprecare il fiato fallo allora, parla addosso, parlati da sola. Tu che non ti vedi, guardi sempre gli altri e non guardi mai te. Ma chi ti credi di essere? A me non me ne frega niente di tutta questa bella gente che maschera col vintage l'indecente. A me non me ne frega niente se resto una fra le tante, sì, infatti ho poca compagnia. Non mi vedi, sto già in piedi anche senza di te, baby. Cosa credi? Sto già in piedi anche senza di te, baby. No, a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente di te, di te, di te, di te e dei tuoi stupidi cliché, di te e dei tuoi stupidi cliché. Grazie, grazie mille. Ve le presento al caon Tamara Scacciati e allo xilofono, anzi al glockenspiel. Al basso e al piede Martina Bertini, alla chitarra acustica Annalisa Baldi. Ciao Laura. Buonasera. Buonasera. Prima di dare vita a questa formazione,
abbiamo letto che avevi iniziato una carriera solista con forse esiti meno fortunati e volevo chiederti quanto invece del vostro successo attuale dipende dal fatto che siete una band completamente femminile, che è una cosa abbastanza insolita nel panorama musicale italiano. Beh, in realtà il fatto che siamo una band solo femminile è stata un'arma un po' a doppio taglio, nel senso che non sono in grado di dare una risposta da questo punto di vista, perché ci sono state circostanze in cui questa cosa sicuramente ci ha premiate e altre in cui invece ci ha penalizzate notevolmente. Quindi io credo che in realtà la forza di questo gruppo, il fatto che siamo tutte ragazze è un caso, anche se secondo me in questo caso il caso ci ha visto lungo, però è una circostanza fortunosa e quindi io penso che il successo, per modo di dire, insomma il percorso che stiamo facendo e tutte le soddisfazioni che stiamo avendo in questo periodo è merito sicuramente di una serie di circostanze, fra cui anche quella che siamo tutte ragazze, ma fondamentalmente secondo me, dato che alla fine anche nei casi in cui ci siamo messe in gioco eccetera ha sempre pesato più la musica che altro, a quanto pare insomma sembra che ci abbia ancora più premiato come suoniamo piuttosto che il fatto che siamo 3 ragazze, insomma, 4 ragazze insomma. Grazie. Ciao, sono qui e volevo chiedere che cosa ha influenzato il vostro sound che comunque acustico, però sul movimentato, appunto. Perché dici di solito si associa all'acustico qualcosa di necessariamente di lento e neomelodico? No, cioè diciamo è che cos'è che ha influenzato un po' in generale la vostra musica, che comunque è interessante. Grazie. Il bello è che credo che ci siamo influenzate a vicenda, perché ognuna di noi viene da un genere completamente diverso dall'altra e quindi non abbiamo fatto altro che metterle insieme ed è questo quello che è uscito fuori, quindi è un po' un miscuglio di diverse esperienze, di diversi generi, sì. Grazie. Grazie a te. Ciao, sono qui. Buonasera. Io vorrei fare innanzitutto i complimenti per la vostra allegria che è stata trascinante e anche fare una considerazione, visto che siamo in chiusura di serata, approfittando del fatto che avete esibito con una simpatica impudenza tutte le influenze che avete cercato di assorbire nel vostro stile e alle quali avete affidato la vostra identità, cioè non avete avuto paura di contaminarvi, di accettare differenze di diversi generi per avere un'identità. Ora, la considerazione è questa: nel nostro mondo, che invece cerca sempre di assicurarsi che ciò che ci continua sia dello stesso segno di ciò che è venuto prima, voi siete una provocazione, ma questa provocazione della canzone oggi è forse uno dei pochi segnali rimasti in una società imbolsita che vive di rating e di sicurezze fatte di previsioni, di stime di crescita, eccetera, eccetera. Voi pensate di avere anche un messaggio di questo tipo da dare o volete soltanto divertire? Le risponderei quasi con la frase, col ritornello di cliché, guardi, a questa domanda. A me non me ne frega niente, cioè nel senso, a noi suoniamo per il piacere di suonare. Tutti questi meccanismi, tutti questi cliché stanno togliendoci il piacere di suonare. La musica, ultimamente con la musica non c'entra più niente. E noi non vogliamo fare questo, probabilmente è un rischio che ci assumiamo e che corriamo sempre, ma io scrivo quello che sento, suoniamo quello che ci piace suonare. Ritengo anche in realtà di avere anche un segno particolarmente, cioè nel senso non credo che non abbiamo un'identità chiara e riconoscibile, che siamo una provocazione, mi fa piacere se lo pensate, nel senso noi prendiamo per buono tutto, nel senso siamo qui proprio per ascoltare e per metterci in gioco, quindi io penso che non bisogna avere paura di qualcosa che ci porta fuori, di qualcosa di nuovo, perché poi a parte il fatto che non abbiamo la presunzione di pensare di fare qualcosa di nuovo, io penso semplicemente che la cosa più trasgressiva, la cosa più innovativa è semplicemente essere se stessi, perché dato che si tende sempre ad assomigliare, vuoi o non vuoi, o ti ci portano o lo fai tu, insomma per tanti motivi, ad assomigliare a qualcuno, oggi essere semplicemente fedeli alla propria identità musicale è quasi trasgressivo, insomma la normalità è diventata quasi una trasgressione, secondo me. Grazie.
Grazie Laura. Io volevo dirti due cose, una complimentarmi per l'impasto sonoro e l'altra salutarvi. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie, ciao. Arrivederci. Posso fare un'ultima domanda? C'è un'altra... Da cosa deriva questo nome, Calypso Chaos? Il nome deriva dal fatto che io sono un'appassionata di letteratura greca, fondamentalmente. Diciamo, ho messo insieme due parole che mi toccavano particolarmente in un periodo della mia vita. Calipso è la dea, insomma, che ha tenuto, la sapete tutti sicuramente, insomma, che ha tenuto prigioniero Ulisse per 7 anni sull'isola, quindi era una divinità associata all'eccesso, e l'eccesso è una caratteristica molto presente nella mia vita, non in senso negativo, però, insomma, per tante altre cose. E il caos, che è il rumore da cui ha avuto origine tutto, quindi l'accoppiata di queste due circostanze mi piaceva molto e fondamentalmente mi piaceva come suonava, quindi l'ho scelta anche un po' solo per quello. Ok, grazie. Grazie a te, arrivederci, grazie. Arrivederci. Allora, io vorrei buio in sala, se si può avere, per favore, perché è arrivato il momento di annunciare l'amico che avete prima visto con noi qua seduto ad ascoltare le proposte di stasera. È il momento dell'eleganza, dell'intensità, della discrezione, dell'ironia. Fabio Concato, grazie. Scusate, io siccome non sapevo dove metterla questa, me la sono infilata qui, non è proprio raffinatissima, però almeno così non me la dimentico. Allora, grazie della splendida presentazione, grazie a Musicultura tutta per aver pensato a me quest'anno, in questa data, tra l'altro, no, in questo anniversario così importante. Ho sentito, direi il 90% delle cose che avete sentito anche voi, perché comunque ero qui dietro a un certo punto, e devo dire che ho sentito delle cose molto interessanti, che sembrano le cose che si dicono a tutti in tutte queste occasioni. In realtà ho sentito davvero, ma mi sembra di aver capito che anche voi siete d'accordo, cioè abbiamo sentito delle cose molto molto interessanti. Che dire, io non mi sono molto espresso perché sono un po' a disagio a fare il giudice, insomma lì mi sentivo un po' scomodo, ecco. Però, come dire, quindi senza neanche troppo dilungarmi, auguro naturalmente a loro tutta la fortuna di cui hanno bisogno e di cui avranno bisogno comunque, al di là del loro talento, perché insomma talvolta non è sufficiente il talento, ci vuole anche un po' di fortuna, insomma coincidenze, treni che passano, la prontezza anche di prendere, no? E questo treno, di saltare sopra, eccetera. E quindi niente, adesso so che è uso cantare, insomma l'ospite canta qualcosa, ne abbiamo pensato di farvi ascoltare 20-21 cose, però insomma ristrette, nel senso che le cantiamo tutte molto velocemente. Allora mi accompagna Ornella D'Urbano, che è con me da un po' di tempo. E io vi chiedo scusa per questo paio d'occhiali, è una cosa che dico sempre, però ahimè è vera, cioè a me danno molto fastidio le luci, quindi non è un vezzo, non voglio fare il figo, cioè, proprio mi danno fastidio le luci, per quanto insomma io non sia da buttare, ma ecco che così mi sento già un po' meglio, perché davvero mi danno fastidio. Però nel corso di questa ora e un quarto, ora e 20 in cui staremo insieme, avrò l'accortezza di togliermeli ogni tanto, così che voi
possiate riconoscermi. E dopo tutte queste cagate, io direi che possiamo cominciare. Grazie molte, grazie. Quando vi andasse di cantare, perché magari vi ricordate qualcosa che io invece di solito non ricordo, cantate pure, cioè, no, perché insomma qua è musicultura, cioè, se non cantate voi, quando vi ricordate le cose, per carità, non voglio. Però magari, siccome spesso non me le ricordo io, magari mi date una mano a voi. Ok, cominciamo da questa canzone. Vediamo se qualcuno di voi se la ricorda. Se tu vedessi il cielo, che cos'è? Ci sono stelle grandi come te. Io che comincio a sognare, non lo facevo da un po'. Due grandi ali stanotte, vedrai, volerò. La terra si allontana e dietro me, dimenticando tutto, anche te. Me volo sulla città, ora è un puntino laggiù, e volo in alto più forte, arrivando nel su, volo più su, dove c'è sempre la neve, dove la fretta no, nemmeno un po' mi può sfiorare, e faccio 1000 acrobazie senza stancarmi di andare, di respirare giù, fermo laggiù, mi guarda il un ombrello di nebbia poco in là nasconde qualche cosa, è una città, forse Milano, New York, e forse Parigi o Hong Kong, forse la grande vallata che sogno per me. Nessuno mai ha saputo che c'è. C'è la luna più in là e un'altra luna che e la sua luce al ritorno mi accompagnerà, e allora giù, scendo più giù, mi sdraio sopra una nuvola, e nel silenzio giù, dove di blu c'è solo il mare, e ci sei tu, mi aspetti tu, che non hai visto quel cielo, quell'universo blu, e non lo sai che so volare. Se tu vedessi il cielo, che cos'è? Ci sono stelle grandi, come te. Io che comincio a sognare, e non lo facevo da un po'. Due grandi ali stanotte, vedrai,
vuole roba ma spera per me. Oh, se vuoi volare ci riesci, sì, però per un po'. Grazie molte, grazie. Ornella Giordano. Grazie infinite. Grazie. Adesso vorrei farvi ascoltare una canzone nuova, approfitto di una cornice così importante, per farvi ascoltare una canzone che probabilmente registrerò tra poco. È chiaro che se vi piace io andrò a registrarla a maggior ragione e con maggiore soddisfazione. La registro comunque, intendiamoci, non è che se non vi piace non la registro. Però è chiaro che insomma è un bel, come dire, una bella prova, è un bel test, diciamo che è un test. Vediamo un po' se vi piace. E non cominciate a dire mi sembra di ricordare un'altra cosa, perché io ho colleghi che fanno la stessa canzone da 45 anni, per cui questa è, no, così per dire. Domenica ti porterò sulla, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgersi che è bella prima che cominci a correre ad urlare. Oh, che domenica bestiale ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. Come eravate giovani, che meraviglia stare sotto il sole, sentirsi come un bimbo a una gita. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti. È strano, non ho più voglia di pescare. Amore mio, che fame spaventosa, deve essere quest'aria innaturale. È bello parlare d'amore e tra un fritto e un'insalata e dirti che fortuna averti incontrato. E che domenica bestiale, domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore.
confondo col tuo amore, com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore, e com'è grande il tuo cuore. Impressione questa canzone. No, l'impressione è che ha compiuto 32 anni, è una roba che è meglio che non ci pensi, perché va bene. E comunque insomma grande fortuna, grandissima fortuna. Cosa vogliamo fare? Roma Capoccia? Voi scherzate ogni tanto? No, beh, adesso no, ma all'inizio c'erano proprio le canzoni a richiesta. Io ne avevo 2 importanti all'epoca, quindi finite quelle, poi cominciavo a fare delle cose tristissime, micidiali, eccetera. Molto belle, ma anche molto cupe, molto, insomma, un po' pesanti, soprattutto a livello di feste di piazza, eccetera. Per cui ogni tanto si avvicinava qualcuno e mi diceva: la conosci Roma Capoccia? Oppure... Sì, sì. E io gli dicevo: guardi, veramente non lo so, però se vuole la cerco, accordo per accordo, tu pensa, no? E spesso facevano delle richieste così. Poi io dicevo: no, scusate, vabbè, dai, vieni giù e bevi la birra, vaffanculo. Mi prendevo naturalmente un vaffanculo, però era molto umano, era come se me l'avesse detto lo zio più grande, ecco, il fratello più grande. Bene, dopo quest'altra piccola parentesi. Scusate, ma io sono un po' scemo di mio. E tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è, l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi, c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia, oh, forse sei nata tu, a casa di mio fratello, non ricordo più, e ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato piano 6 e non t'ha giù, un passaggio da un gabbiano, posata su uno scoglio ed eri tu. Che bel sogno, era maggio e c'era caldo, sulla spiaggia vuota ad aspettare, e tu che mi dicevi: guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano.
va de spepma do fepma no va da me o ma spero o va me still sto va do ma se pepa e ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato piano, sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ha posata su uno scoglio ed eri tu, e tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio immagino nasce un fiore, oh baba sweet and spero, oh baba but spero, oh baba deep and spero, from five of speed, you won't fly. Grazie, grazie infinite. Grazie, ben gentili. Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta fino a sera, oh sera, chi sei polpaci poveretta fino a sera, oh sera, chissà che piedi gonfiavrai, a Rosalina, Rosalina, a me piaci cicciottina, ma quando è sera, oh sera, ti sento masticare, quando è sera, oh sera, ti ammazzi con i pigni, amore mio ti voglio bene come sei eccitante al punto che ti sposerei, 90 kg di libido ne porta, e poi vedrai che un po' di moto aiuterà, e Rosalina, Rosalina, a tutto il giorno in bicicletta e fino a sera, sera, chi sei polpaci poveretta fino a sera, oh sera, chissà che piedi gonfiavra, oh, se ci separei, ti sto sai un e mia mamma dice che col tempo dimagrirai, ma non importa amore, non cambiare mai, hai fatto caso che le magre sono tristi e invece tu hai sempre voglia di cantare, oh Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta finché muore il sole, quando è sera, oh sera, ti sento masticare, quando è sera, oh sera, ti ammazzi con i pigni, olè. Grazie, grazie, a prestissimo. Grazie ancora a Musicultura. Grazie a Simone e a Lorenzo, i fonici. Grazie infinite. A presto e buon tutto. Ciao, grazie.
Comunque, siccome spesso mi dicono questa cosa, ma sono tutte donne, come dire, un po' abbondanti. La Rosalina Vera pesava 135 kg. Nel testo è 90 per motivi proprio legati alla metrica e al suono. Lei in realtà ne pesava 130, per cui tutte le volte che qualcuno mi avvicina e dice beh grazie, questa l'hai dedicata a me, che è un classico, no? E magari si parla di una donna che pesa 60 o 70 kg, ma anche 80, sono delle, come dire, non esistono in confronto alla Rosalina di allora. Adesso so che è magrissima, eccetera. Spero che sia allegra come lo era una volta. Ok, cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Tipo, come disse un giornalista una volta, quando uscì il disco, 1984, insomma un autorevole giornalista di un'altrettanto autorevole testata scrisse tra i pezzi più illuminati, beh sicuramente Quinto Piano. E dunque, Quinto Piano, e dunque adesso ve la faccio ascoltare, magari ve la ricordate. Guido piano e ho qualcosa dentro il cuore che è mistero. Non so neanche dove andare e mi allontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta. Si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore, e ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua e il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. We just Guido piano, che mistero dopo il ponte cambia il mondo, viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, come se fosse Natale, e ho tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare. Amore mio, perché ogni volta scappo via e siamo così lontani dai profumi della vita, e forse ti incontrerò dove comincia il mare, e quando mi sveglierò forse sarò migliore.
Grazie, grazie infinite, a presto spero. Ciao. Ancora grazie a Fabio Concato e chiudiamo la serata con l'annuncio e l'assegnazione del premio Un Certain Regard, che va alla proposta che stasera ci ha più coinvolto a livello di performance complessiva. Ricordo che questo premio non implica l'accesso poi nella rosa dei 16 finalisti. E per le assegnazioni ho il piacere di chiamare sul palco il sindaco Romano Carancini, che è stato con noi fino a questo punto, che ci dirà a chi va. Prego sindaco. C'è un microfono, sì, in mezzo al... ecco. Che faccio, Ezio? Non sono ammesse basi, per cui credo ti sia stato detto a chi va il premio, giusto? Sì, no, pensavo che mi dicessi che potevo cantare. Vince o comunque viene dato questo riconoscimento a questa prima serata della 25esima edizione di Musicultura al gruppo Flow. Congratulazioni, grazie a tutti, grazie anche a Romano Carancini per la professionalità della presentazione. Ci vediamo domani sera, luci e sigla. Ciao a tutti, buonanotte. Su che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho una faringola, l'incontrachite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo. Se lui è solo, Va bene. se è sposato, Non va bene. se lui è solo perché lei si droga, Va bene. se lui è solo perché preferisce drogarsi, Va bene. se lui è solo perché lei è un po' puttana,
lasciare in coda il numero di telefono di lei. Grazie. 9 parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tua sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città Parigi, Cernusco Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo, nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi, giusto? No, tutti insieme, giusto? Giusto. Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco.